Molte tradizioni del pianeta, come ben conosciamo, conservano i racconti di esseri di bassa statura che avrebbero interagito in modi alterni con gli esseri umani. Realtà o fantasia sembrano sovrapporsi senza permettere una reale risoluzione dell'enigma, ma un caso a parte sembra essere quello delle isole Hawaii. I Meneune sono esseri mitologici della cultura hawaiana, una razza di piccole dimensioni che lavoravano di notte costruendo stagni, strade e templi. Così ci raccontano le antiche leggende. Nella tradizione hawaiana possono essere ritrovate molte storie che li riguardano e li descrivono come figure sfuggenti e che vivevano nelle profonde foreste delle isole. I locali ancora oggi indicano le strutture che questi esseri, vuole sempre la tradizione, costruirono mostrandole come prova che i Meneune sono esistiti realmente e furono i primi coloni delle isole prima dell'arrivo dei polinesiani. Tra le tante, una in particolare attira studiosi e turisti da ogni parte del mondo ed è il cosiddetto stagno dei pesci sull'isola di Kauai, che i locali affermano sia apparso dopo solo una notte al chiaro di luna di 1000 anni fa. Il fish pond è una vera e propria meraviglia ingegneristica, fu realizzato con un muro di pietra lungo 275 metri e altro 1,52 m. La leggenda narra che i Meneune crearono il muro in una sola notte, incastrando con cura rocce laviche squadrate l'una sull'altra ed estratte in una cava distante svariati chilometri. Sempre secondo la leggenda, i Meneune si sarebbero passati le pietre mano per mano dal villaggio di Makaweli per circa 40 km. Anche se le leggende su questo piccolo popolo abbondano, alcuni studi affermano che la parola potrebbe essere derivata dal tahitiano manahune, che significa cittadino comune o di bassa posizione sociale, ma non certo riferito alle loro dimensioni fisiche. Un'altra struttura attribuita ai Meneuni è il Kaola a Waimea. Il fosso di irrigazione è stato realizzato con ben 120 blocchi di basalto, scolpiti in linea retta per 61 metri. Ricordo che, al di là di chi siano stati i suoi costruttori, che il basalto è una delle pietre più dure nella scala di Mohs e anche oggi sarebbe molto problematico realizzare una struttura del genere. Detto questo, il curatore del museo di Kauai, Chuck Boy Chok, racconta i miti su diverse specie di Meneune descritti dal suo popolo. Anche il fiume Alekoko sembrerebbe essere stato modellato dai Meneune. Il nome del fiume deriva da un'altra parte della leggenda, secondo cui lo stagno dei pesci sarebbe stato costruito su richiesta di un capo di nome Alekoko, che chiese al piccolo popolo di appunto costruirgli uno stagno per sé e sua sorella. I Meneune acconsentirono, ma come era loro abitudine richiesero che nessuno li avrebbe dovuti osservare e disturbare mentre effettuavano il lavoro. Tuttavia, come succede in quasi tutte le leggende, quella notte Alekoko non poté fare a meno di sbirciare come procedevano i lavori e si diresse sul posto. I Meneune fermarono immediatamente il loro lavoro, si lavarono le mani nel fiume e se ne andarono. Dalla leggenda a possibili prove della loro esistenza, il passo è abbastanza breve. All'Università delle Hawaii, nel censimento condotto nel 1820 nella valle di Wainiha a Kauai e conservato alla Manoa Library, si contano più di 2000 persone, ma 65 di queste sono descritte come Meneune. Alcune storie li descrivono simili al piccolo popolo del nord Europa, mentre altre tradizioni affermano che fossero normali indigeni di statura media o medio-bassa. Altre storie ancora sostengono che fossero alti non più di 60-90 centimetri, quindi molto piccoli, e questa loro conformazione fisica la possiamo ritrovare in tantissime altre leggende, anche qui sparse in tutto il pianeta. La storica hawaiana Aleta Kaoi, della Società Storica di Kauai, ritiene che ai Meneune fosse stato dato questo nome dai tahitiani per indicare la loro appartenenza ad una classe socialmente inferiore e ritiene rappresentassero i discendenti dei primi coloni delle Hawaii. Secondo molti locali, i discendenti dei Meneune esisterebbero ancora oggi, ma si sarebbero nascosti in alcune isole e il loro nome avrebbe indicato quello di uno schiavo comune.
In realtà i Meneune erano persone distinte di un tempo antico, afferma Kaoi. Lo storico e bibliotecario crede che fossero esseri reali e a tale ragione chiama anche in causa alcuni attrezzi in pietra attribuiti e scoperti a questi esseri. Sono chiamati dai locali Panders e alcuni di questi sono stati rinvenuti sia a Wauka, così come nelle isole Marchesi della Polinesia francese. Le isole Marchesi sono ovviamente molto distanti dalle Hawaii, circa 3650 km, ma, continua lo storico, questo tipo di pounder è stato trovato solo sull'isola di Wauka e sull'isola di Kauai. Aleta Kaohi nota anche differenze nella pronuncia linguistica e nell'ortografia del loro nome, che suggeriscono legami tra la Polinesia francese e questo piccolo popolo. Cosa non impossibile perché sappiamo che dalla colonizzazione dell'Oceano Pacifico si sono diramate in tutte queste miriadi di isole tantissimi tipi di popolazioni. Altre tradizioni, sempre hawaiane, suggeriscono che i Meneune si sarebbero ritirati nella vicina isola di Necker o Necker Island e potrebbero aver costruito i menhir cerimoniali che ancora oggi sono lì visibili. Molti antropologi credono che l'isola fosse un sito cerimoniale e religioso. Secondo i miti e le leggende del popolo di Kauai, che si trova a sud-est di Necker Island, quest'isola è stata l'ultimo rifugio conosciuto per i Meneuni. Secondo la leggenda si stabilirono sull'isola di Necker dopo essere stati cacciati al largo di Kauai dai polinesiani, più forti e alti, e successivamente avrebbero costruito le strutture in pietra. Un altro interessante parallelismo è quello dell'isola di Flores in Indonesia, dove nel 2003 gli archeologi scoprirono invece una nuova specie umana denominata appunto Homo floresiensis, specie più conosciuta con il soprannome di Lo Hobbit e potrebbe addirittura risalire a 190.000 anni fa. Uno degli scheletri rinvenuti dimostra come questi esseri fossero non più alti di 1,10 m e pesassero circa 30 kg. Potrebbero essere loro i Meneune descritti dalle tradizioni hawaiane, spostatisi poi appunto durante la colonizzazione del Pacifico? Visto che proprio nell'Oceano Pacifico le tradizioni e le leggende su questi piccoli esseri sono veramente numerosi, si potrebbe ipotizzare che, come avvenne per la colonizzazione che abbiamo citato, nel passato questi esseri si fossero spinti molto oltre le loro sedi originali. Ovviamente è un'ipotesi, ma le tradizioni che troviamo in tutto il Pacifico sembrano quasi dimostrarcelo. Non possiamo escluderlo, ma allo stato attuale dell'arte non è stato ovviamente trovato alcun collegamento diretto tra queste due realtà. Lo Smithsonian Institute afferma che gli individui dell'Homo floresiensis avevano cervelli piccoli, denti grandi per le loro dimensioni, spalle alzate in avanti, senza mento, fronte e piedi relativamente grandi a causa delle loro gambe corte. Nonostante il loro piccolo corpo e le loro dimensioni del cervello, l'Homo floresiensis ha costruito e usato strumenti in pietra, cacciato piccoli elefanti e grandi roditori, ha affrontato predatori di grandi dimensioni come il drago di Komodo e potrebbe probabilmente avere usato e scoperto il fuoco. Dalle prove raccolte fino ad oggi sembra oltremodo possibile che la leggenda dietro i Meneune nasconda molti elementi concreti e che questi esseri, narrati dalle tradizioni, dalle leggende hawaiane, possano essere stati veramente degli individui reali. Allo stato attuale non è stato ancora fatto un censimento massivo in tutte le isole delle Hawaii di possibili costruzioni realizzate dai Meneune, ma non ci stupiremmo se nel corso dei prossimi anni ne fossero trovate di nuove. Sempre allo stato attuale la loro storia resta in bilico tra la leggenda e la realtà, ma lentamente si stanno sempre più sommando elementi concreti per sostenere che questi esseri non furono solo il frutto di un mito antico, ma molto probabilmente furono una specie realmente esistita e che abitò queste isole fino a pochi secoli fa. Solo il futuro potrà darci delle risposte.